20 al muro, destra 2, 20. In questa puntata Domenico e Federico intervistano Veruška De Pellegrin, navigatrice professionista che vanta un'esperienza che va dal trofeo 500 al mondiale di rally. Destra 2, 50. Destra 4, subito, bivio in tornante sinistro. 30. Nuova intervista del team Racing Terni, questa sera con noi abbiamo Veruška, benvenuta Veruška. Grazie. So che con Federico vi conoscete da tantissimi anni, abbiamo già un ospite, chi è lui? Lei che l'avete visto scendere è Subaru. Bene, quindi nome d'auto, tanto per mettere in chiaro subito le cose. Perché in questa casa chiaramente tutto ciò che è quattro zampe motrici ha nome d'auto. Perfetto, questa casa che è un po' lontana da Terni, perché Siamo a Mezzocorona, in Ecco. Trentino. Benissimo, però noi ci siamo conosciuti un sacco di tempo fa, quando si pagava con le lire, i social non c'erano, anzi il massimo della socialità era la chat di Rally Link. Le gare si andavano ancora a seguire, e tu Domenico lo sai bene, con le cartine di tutto Rally, quindi insomma qualcuno non sa di cosa stiamo parlando. Quelle del Trentino le riguardavano i VHS. Esatto. Bravo, esatto. Quindi dei device un po' obsoleti, direi ora. Detto questo, siamo Un po' conosciuti. vecchi, dai, mettiamo Esatto. come stanno le cose. Ci siamo conosciuti, probabilmente abbiamo ricostruito la cosa nel 2001 al Motor Show di Bologna, io e te. Se io ho iniziato a correre è anche colpa tua, che mi hai presentato il mio primo navigatore. Esatto, il mio primo navigatore, il mio primo team e anche l'ultimo, non ultimo navigatore, Michele, che poi sarà nostro ospite tra un po'. Ah, che bello. Benissimo. Esatto. Quindi ci conosciamo da un sacco di tempo. Tu in questo momento che ruolo hai nel motorsport? Mi sono reinventata, anzi, mi hanno fatto reinventare insegnante. Bene. E chiaramente quando ormai smetti l'unica cosa che puoi fare è, e c'hai la passione che ti arde dentro lo stesso, è cercare di insegnare. Quindi tramandi l'esperienza acquisita in tutti questi anni. L'esperienza a qualcuno che magari abbia voglia di incominciare a fare questo sport. Quindi tu navigatrice, direttrice sportiva anche di team, poi adesso quindi docente. Non molto c'ho anche l'occhiale da docente. Esatto. Il tempo è arrivato. E quindi già ci presenti un evento che ci sarà a breve. Esatto, stiamo mettendo in piedi il primo corso navigatori che ci sarà in Trentino, perché finora non ne hanno mai fatto uno, patrocinato dalla Scuderia Trentina, che ha deciso di appoggiare questo folle progetto. Bene. Dove si terrà? Si svolgerà il 19, il 21 e il 22 di marzo, il 19 con una lezione online e il 21 e il 22 di marzo con lezioni in presenza e prova pratica. Ok, nella sede della scuderia quindi? No, lo faremo nella sede dell'ACI. Ok, perfetto. Quindi con tutto ciò che ne comporta, vediamo cosa verrà fuori. Visto che ci siamo, io che non ho mai corso o navigato, per dare un po' di informazioni anche a chi ci guarda, nel caso Domenico volesse iniziare a intraprendere questo percorso, qual è il requisito che devo avere? Oppure posso venire senza requisiti minimi? Io so già cosa sta per rispondere, dalla faccia che ha fatto. Mi conosce bene. Allora, il requisito, la prima cosa secondo me è avere passione. Lo sapevo. Io lo so. È avere sicuramente passione, non avere voglia di esibizionismo, ma veramente passione, perché l'esibizionismo non ti porta da nessuna parte, la passione sì. Aver voglia di rimetterti in gioco, essere estremamente, come si può dire, avere molto autocontrollo e essere completamente fuori di testa, credo. Sono le basi proprio.
Sì, sì, perché il volante in mano il navigatore non ce l'ha, quindi devi essere completamente fuori di testa per dare una serie di cose incomprensibili al resto del mondo a uno che forse le comprende, ma non sai bene se fa una curva. Fino a che deve- punto? Quale Anche delle perché è il due? navigatore che guida, giusto? Quindi In teoria sì, Eh. però poi la pratica la roba tonda e nera la gira quell'altro di là, quindi... esatto. Senti, quindi torniamo alla carriera rellistica. Quando hai iniziato? Allora, io ho iniziato nel lontano 1994, 94. Benissimo. facendo un debutto su un 106 rally, a quello che al tempo erano un rally sprint, che adesso non esistono neanche. Esatto. E mi sono tirata contro un albero alla terza prova, per l'appunto. Vabbè, è il battesimo del fuoco. Il battesimo del fuoco funziona sempre. Poi sono andata avanti, nel 97 ho iniziato, ho fatto vari Coppa Italia, eccetera, perché comunque al tempo era anche facile trovare dei piloti che ti dessero un po' di fiducia. Nel 97, inizio del 97, ho fatto un corso navigatori io a mia volta a Verona, della CR, che era l'associazione copiloti rally al tempo, fatto da Umberta Gibellini, ex navigatrice di Paola De Martini, e tale Arnaldo Bernacchini, Tra l'altro. papà di Giovanni Di Giovanni. Bernacchini, ex direttore sportivo Lancia, oltre che navigatore, oserei dire, di fama mondiale. Ho imparato tantissimo e l'Umberta mi ha detto: ciao, che ti butto nel trofeo 500. E da lì, persona giusta nel posto giusto, fortuna, sono andata avanti. Ho debuttato nel 97 al Ciocco nel 500 e... Ecco, considerando che il trofeo 500 per chi ha diciamo meno di 25 anni era un passaggio fondamentale per piloti e navigatori per mettersi alla prova e soprattutto tentare di emergere. Era un trofeo vero a quel tempo, Faticoso. molto selettivo, che ti dava una vera possibilità concreta di crescere, no? Sì, assolutamente. Anche perché ha sfornato Anche perché- fior di campioni, cioè era il Certo. degno erede del trofeo 112 Abarth, per dire. Assolutamente, poi comunque avevi veramente la possibilità di toccare con mano quello che era, tra virgolette, il professionismo al tempo, cioè c'era mamma Fiat dietro con tutto ciò che ne concerne, insomma. Certo. Faccio una Poi, piccola parentesi, è stato bellissimo perché quest'inverno ci siamo ritrovati dopo 26 anni. L'ho visto. Ed è stato bellissimo. Comunque, vabbè. bene, scusate. bene. Allora, quindi, un sacco di esperienze, di emozioni, Esperienze, ma di ce n'è emozioni. una cruciale di cui, insomma, vogliamo parlare. Tu hai avuto un'esperienza nel Mondiale Rally. Sì. Ecco, quindi Ho avuto questo piacere e questa fortuna, perché comunque secondo me devi anche essere la persona giusta nel posto giusto e avere quel pizzico di fortuna in più, mettiamola così. Niente, è successo che nel 1999 un mio pilota mi ha detto: guarda che c'è tale Gisella Rovegno che sta facendo le selezioni per andare a fare il campionato del mondo con una Clio gruppo A. Perché non partecipi? Siccome io avevo avuto una brutta esperienza nel trofeo 500 con un equipaggio femminile, cioè brutta no, difficile, una difficile esperienza, non volevo più saperne delle femmine e ho detto ma no, mu. Mi ha detto dai, prova. E effettivamente ho detto ma sì dai, sono andata, ho provato, la selezione era monti in macchina, ti detto le note a 80 all'ora, sali, scendi, bom. Eravamo in tantine perché insomma la cosa faceva estremamente gola, anche perché insomma al tempo andare al campionato mondiale non era proprio come andare al cinema, e ha scelto me. Ragazzi, ha scelto me e nel 2000 noi siamo partite e abbiamo debuttato al Catalunya con la nostra bellissima Clio A7 dell'Hitech. Mamma mia. E quante gare avete fatto quell'anno più o meno? Quell'anno ne abbiamo fatte un sacco, nel mondiale ne abbiamo fatte 3, Caspita. però poi abbiamo fatto delle gare nel campionato 2 litri, abbiamo fatto delle gare spot con macchine che ci prestavano a destra e a sinistra, perché comunque c'era solo la Sasha come altro equipaggio femminile, la Burigo ormai aveva smesso e quindi insomma
poi che venisse dal mondiale, ecco. E abbiamo fatto praticamente 2 anni di fuoco, dove eravamo veramente spesso fuori, perché l'anno dopo ci ha messo gli occhi addosso la Top Run. Certo. Ci ha messo gli occhi addosso la Top Run, visto i successi, tra virgolette, dell'anno precedente, perché insomma al Corsica siamo arrivati ai 15esimi assoluto e terzi di classe. Ai corsi non è piaciuto molto questo. Non hanno gradito? No, a noi sì, e tra l'altro ci siamo arrivati con uno sterzo tenuto su con una cinghia. Oh, ecco, vedi, nei rally poi queste cose vengono fuori, Ragazzi, questi eventi non si che... molla niente. Ecco, esatto, che A lui ti eravamo- ricordi perché Sì. non hai mollato. Non si molla mai, finché la macchina non si autodistrugge non si molla mai. E niente, abbiamo cominciato, l'Hightech ci ha dato la possibilità, la Top Run ci ha dato la possibilità di correre con le Mitsu nel mondiale sempre. Dovevamo fare 4-5 gare, però ci siamo fermati poi a Cipro per problemi familiari di Gisella. Abbiamo fatto il Portogallo con i muletti, dovevamo fare quasi tutto il mondiale con i muletti, perché al tempo davano i muletti da provare agli ufficiali e poi con i muletti i privati, tra Ci virgolette, correvano gli altri, certo. potevano correre con i muletti. E abbiamo iniziato questa esperienza, che tra l'altro è stata bellissima, perché io mi sono presentata in Top Run con 10 orecchini all'orecchio e il direttore sportivo da Top Run mi guarda e fa: quanti sono? Nessuno! Polizia. Tutti. Quindi vabbè, e lì abbiamo fatto la nostra esperienza mondiale. E poi siamo andati avanti, vabbè, con i 2 litri, con altre gare spot. Poi Gisella si è sposata, ha avuto 2 splendidi bambini che adesso ormai sono dei gran bei ragazzi Grandicelli. ed è finita così. Senti, Cioè, ma ecco, un episodio del mondiale che vuoi ricordare, cioè qualche personaggio, a parte che soprattutto qualche anno fa c'era ancora un grande spirito di condivisione anche con gli ufficiali. assolutamente Giusto? sì. Ecco, Assolutamente esisteva sì. ancora, era Io gente mi- che potevi toccare, insomma, con mano. Certo, ma alla partenza delle prove speciali della ricognizione del Portogallo, che erano di mattina molto presto, perché le prove speciali di oggi, 20 km uno è già morto. Lì parliamo di 30-40 Certo. di media chilometri. Quindi le ricognizioni chiaramente, che comunque erano lunghe e partivi molto presto. E venivano col caffè. Mm. Ci hanno offerto il caffè. Cioè gli ufficiali arrivavano, poi vabbè, noi sicuramente eravamo trattate un po' più coi chicchini, perché sai, 2 donne, no? Un po' così. E Moia, mi ricordo, venne con il caffè, la brioche alla partenza della prova di Faro a dire: ragazzi, avete fatto colazione? Vi abbiamo portato la colazione. Storico navigatore di Carlos Sainz, ovviamente. Sentito Per questo tanti nome. già sentito. era risuonato. Mi ha regalato il suo sedile, tra l'altro. Ce l'hai ancora? Certo che ce l'ho ancora. Ma, Perché, ma stai matto? È un cimelio vedi, storico. potevi fare l'intervista sul sedile di Moglia, vedi? Stasera. È vero, non ci avevo pensato, caspita. E quindi ecco, c'era questo spirito ancora, si viveva in grande serenità, nonostante appunto fosse per tutti Non praticamente fossero un lì lavoro, e no? noi eravamo qua, hai capito? Certo, Cioè, certo. Forse Però questo no. si è un po' perso nel po'. mondiale moderno, credo. Non lo so. Forse nel mondiale moderno non lo so, però sicuramente nei rally in Italia sì. Un po' sì. E poi negli ultimissimi anni, perché fino a quando ho corso con un po' più di assiduità io, c'era ancora, cioè c'era Sì, la però- condivisione, no? Al bar ti incontravi, in mezzo alle ricognizioni, la pausa pranzo, c'era ancora. Penso che sia proprio un vizio di questi ultimi 5, 6, forse 10 anni al massimo, credo, Sì. vero? Già cominciavano comunque, io l'ultima gara l'ho fatta 11 anni fa e già mi ricordo che una volta entrai in un ristorante, c'era una tavolata e si zittavano tutti, ci guardavano dall'alto in basso perché io non avevo la maglia del team. Cioè, Certo. e
Al contrario di quando noi abbiamo fatto, per esempio, riagganciandomi agli episodi assurdi, mi viene in mente il Catalunya, che abbiamo avuto 7.600 milioni di problemi a quella macchina, eravamo più dietro a aggiustarci la macchina che a correre, che tutti si offrivano per darci una mano. C'era Pintos dos Santos che correva con la mitica Renault 4, La R4. si partiva in ordine di classifica, chiaramente noi 30.000 volte ferme a aggiustare, che ogni volta si fermava e diceva: ragazze, avete bisogno chiavi, cose, robe, cioè siamo andate via con i lacci delle mie scarpe al posto dell'acceleratore, abbiamo fatto anche un 360 davanti alla polizia, così abbiamo rischiato l'arresto, ma fa lo stesso, si va, hai capito? Adesso no, adesso purtroppo non è più così. Boh, forse sono le gare più corte, forse è uno sviluppo tecnologico anche delle auto che insomma o vai o non vai, no? Non lo so. Senti, Non lo so quanto è questo e quanto sia veramente il fatto che i social con il discorso dell'apparenza devi far vedere, che è giusto far vedere, ci mancherebbe altro, è il mondo di oggi, no? Però perdi il contatto umano. Hanno anche cambiato i rally, nel senso, anzi è una frase sgrammaticata, però volevo dire che sono cambiati. Io ricordo quando li vedevo da spettatore, tra voi due ero quello del pubblico, ok? La compagnia della spinta la chiamavamo. Sì, eravamo quelli che a volte tra l'altro scendevamo, no? Anche per rimettere quando andavate a ruote all'aria, può accadere. che accadeva anche ai rally. Però ricordo che negli anni 90, quando andavo a vedere i rally, io ero quello strano perché li andavo a vedere, ok? Invece oggi il rally è diventato normale, se non per alcuni addirittura hanno iniziato ad abbandonare la Formula 1 per vedere i rally, come passione sportiva parlo. Questo ovviamente è il traino anche di quello che tu dici, che porta poi pilota, team sui social, perché ovviamente ha una determinata visibilità. Io ricordo da ragazzo, come sono cresciuto io, il mondo del Gran Turismo, del turismo e dei rally, quindi c'era l'Alfa Romeo, la Lancia, la Formula 1, sì, se c'era su Tele Monte Carlo, Sì, quella la era trascinata vedevi, dalla Ferrari e quindi era un altro discorso ancora. non vinceva, però No, trasciando però andava, c'era. Esatto. c'era la Formula 1. Poi dopo, no, siamo arrivati ad oggi appunto con invece il rally che probabilmente ha superato ancora di più il mondo della Formula 1. Diciamo che è diventato anche tecnologicamente più spendibile, anche perché prima si diceva come fai a riprendere tutta una prova di qua di là, Sì. Ora invece hai una tecnologia tale che tra droni, montaggi vari, poi queste cose le sai meglio di me, riesci a coprire anche prove di 10 km, seguire ogni pilota che è in transito in prova, insomma. Indubbiamente, se tu guardi le immagini comunque che ci propongono nel mondiale, le immagini ufficiali del VRC anche sui canali privati, ragazzi, cioè Una volta c'era solo l'elicottero, no? talmente impensabile. Una volta c'era l'elicottero e c'era l'elicottero dell'organizzatore, se non dei privati, quando c'era Sainz che urlava chiamatemi gli animali in Africa, cioè perché le gazzelle Certo. Però è vero, cioè la tecnologia in questa situazione e in questo senso ha aiutato molto la visibilità, la conoscenza del rally, e oserei dire per fortuna. Assolutamente. Comunque dobbiamo anche ricordare un piccolo applauso va proprio ai piloti degli elicotteri. Sì. Ragazzi, voi correvate con le auto, loro lo facevano. Ci sono dei video che si vedono in cui i piloti degli elicotteri arrivano a sfiorare il terreno per fare le riprese. Che non erano poi solo per le riprese, ma come diceva Verusca, soprattutto in Africa, andavano a, diciamo, pulire la strada, cioè anticipavano l'auto, una prepista. Esatto, toglievano di mezzo, abbiate pazienza, Cercavano, non è che li ammazzavano, però spostavano, facevano spostare i branchi degli animali, no? Paura per andarsene. Certo, Adesso certo. vabbè, mettono le 4 frecce anche, che funzioni, dicono. Senti, Però era così. Avevamo parlato di un episodio, no? In questi giorni siamo sentiti un po', che diciamo mette di mezzo un personaggio mitico per i rally, che purtroppo non c'è più, però insomma vale la pena raccontarlo. Allora, quella è fantastica. Allora, Portogallo, rally di Portogallo nel 2001 è stato un rally a livello meteorologico completamente folle.
In Portogallo pioveva da credo circa un mese, quasi ininterrottamente, quindi vi lascio immaginare rally su terra che cosa non potevano essere le strade. La FIA aveva dato l'autorizzazione tra l'altro ai navigatori di poter usare le scarpe che loro ritenevano più adatte, cioè si andava con gli stivaloni, ragazzi, perché al tempo non c'era il commissario che ti portava la tabella, andavi a piedi a timbrare, ok? Quindi gli stivali cioè dai, c'era il fango alto così. Morale della favola, casini, ritardi, prove speciali. Noi come al solito foriamo, perché non c'è un rally senza problemi, non potevamo averlo, foriamo, cambiamo la gomma e siamo chiaramente impiccate al controllo orario successivo, perché i trasferimenti quell'anno tra l'altro erano anche estremamente lunghi. Arriviamo impiccati al controllo orario successivo. Arriviamo, ma aiutami a dire, di corsa. In quella prova prima di noi si era ritirato tale Colin McRae. Sentito dire anche lui. Ecco, era un videogioco, vero? Esatto. Si era ritirato tale Colin McRae e correva cross bar e erano venuti a prenderlo col van. Noi incuranti di qualunque cosa, in ritardo per non pagare a cannone. Praticamente a cannone. La Gisella credo che gli abbia fatto quello che in toscano si chiama frizzo, cioè gli sia passato a 2 millimetri dal piedi, perché chiaramente il van occupava un pezzo della strada, lui era lì che parlava e lui a tutto spiato, e ho visto Colin con la coda dell'occhio che ha fatto un salto indietro. Questo è accaduto credo a 200 metri, 300 metri dal CIO. Scendo, lancio la tabella, non paghiamo, timbro, arrivo, ci prepariamo per la partenza perché neanche i caschi eravamo riusciti a metterci, quindi tutto di corsa. E c'erano ancora i 3 minuti tra, tra controllo e start. Tutto di corsa, respiriamo, sento aprire la portiera, sento ciao! Allora la mia posizione da navigatore è estremamente indietro, è sempre stata estremamente indietro. Indietro in basso. È bravissimo. Praticamente la posizione da parto di una donna. E sento sta cosa e sento, ma sei, non so se si può dire sei scemo. Allora cerco di allentare le cinture, 30 secondi alla partenza ragazzi, cerco di allentare un attimo la cintura, mi faccio avanti col collo, c'era McRae che aveva dato uno schiaffone a Gisella tirando ma di non quelle parole in inglese assurde. E la Gisella era così, ma mi ha tirato uno schiaffone. Quando poi, siccome c'erano i sedili, i primi sedili, la Gisella si è sporta e lui ha visto che era una donna, si è tirato subito indietro e io avevo il cronometrista, mi batteva sul vetro e mi diceva 5. Bisognava andare, perché la Gisella ha chiuso la porta, siamo partite, facciamo sta prova, troviamo la concentrazione al volo, facciamo la sta prova, arriviamo in parco assistenza, ho detto no, cioè, io capisco che noi ti abbiamo fatto un frizzo, tutto quello che vuoi, però un comportamento del genere a 30 secondi dalla partenza non lo tollero. Ho preteso le scuse, è venuto a scusarsi. Giusto, bravissime. Bravissime. È stata una scena. Colin vi ha chiesto scusa. Colin ha chiesto scusa non a me ma a Gisella. Certo, poverina, le ha dato uno schiaffo. Porca miseria, ciao! Tu hai parlato di Toscana anche, no? Hai usato un termine toscano perché sei stata un sacco di anni. Io ho vissuto 20 anni in Toscana, l'inizio della mia carriera è stato proprio in Toscana. È stata la mia fortuna forse a livello di navigatore, perché comunque la Toscana è sempre stata una regione con tantissime gare, forse la più ricca d'Italia per quanto riguarda le gare realistiche. Sì, quello che racconto alla gente che non conosce queste cose, se noi a Terni o in Umbria abbiamo nei bar le foto della squadra di calcio, invece nei bar in Toscana ci sono le auto da rally. Sembra una cosa assurda, ma i primi anni che io frequentavo la Toscana rimanevo affascinato da queste cose. Allora ragazzi, esistono. Un certo Nannini anche, che poi è stato in Formula 1. Ecco, insomma, poi abbiamo poi anche tutte discendenze, nel senso, no? La parte senese, poi la Lucchesia, la zona di qua di Pistoia, Firenze, no? Insomma,
è sempre C'è ben frequentata. ciccia, lì. Esatto, C'è ciccia, esatto. Anche tu hai iniziato in Toscana, se non sbaglio. Esatto, proprio per colpa di Verusca, quindi navigatore di vicino Firenze, team di Impruneta, e debuttato al Rally della Fettunta. Fettunta. Ho una foto da qualche parte di Federico. Sì, è vero. E io fuori che vado a vedere com'era andato. Ecco, adesso si va in giro e si conosce un sacco di gente. A quel tempo c'ero io, lei, il mio navigatore, questi due amici che hanno portato l'auto, i miei genitori. Era una roba così... Casareccia quasi. Casareccia e all'avventura, veramente. Sai cosa ricordo tanto da spettatore nei parchi assistenza che mi faceva sempre ridere? Su tantissimi team li trovavo, soprattutto quelli più piccolini, in cui c'era, come dici tu, meccanico, no? Lo stand, e poi c'era il meccanico con la mano zozza di grasso che dietro tagliava la fetta di pane e magari... Guarda che è capitato di tagliare il pane anche con la sega nell'assistenza dell'IDB. Sega a ferro, tra l'altro. C'ero, Esatto. giuro, c'ero. Diciamo che potremmo fare tutta una puntata su questo, quindi... Il rally e l'igiene. Ma quello... Questa sconosciuta, l'HCCP, cosa vuoi? La nostra preparazione consisteva nel sistemare nel furgone le varie casse, i ricambi, gli attrezzi e la cassa cucina. Piastra, gas, coltelli, condimenti, caffè, moka, vabbè, insomma, è così. La parte del divertimento è anche quella, anzi, è fondamentale. Ecco, forse è quello che dicevamo prima, che forse si è perso ora, no? A proposito di... Adesso se non hai il motorhome... Ecco, capanne, capannine, capannoni, pranzo in 20... Sì, cioè, vabbè, ci sta tutto. Lo psicologo, le robe... Ecco, così però sembra facciamo discorsi da vecchi, Guarda che me lo stavo per dire! Io lo sono, ragazzi, cioè... Siamo maturi, ecco, via, diciamo... Sono gnocca, però sono vecchia. Senti, c'era una domanda... Ne abbiamo parlato un po' con Domenico, una domanda diciamo quasi profana, però collegata al mondo dei rally. Beh, sicuramente io ho sempre pensato che, come tutti i motorsport, il rally incide sulla vita, o la vita incide sul rally stesso. Questa Marzullo in anticipo sulla mezzanotte. Però la domanda è: quanto ha inciso il tuo ruolo di navigatrice nella tua quotidianità? Domanda da $1 miliardo. Nel periodo in cui ho corso molto, tantissimo, perché comunque per me esisteva solo quello. Ho avuto il piacere e la fortuna di poterlo fare 10 anni come professionista. Questo voleva dire stare fuori anche 300 giorni l'anno. Voleva dire arrivare a casa, mettere giù la borsa, fare un cambio della borsa e ripartire lo stesso giorno. Catalogna è successo così. Catalogna, 1000 miglia e Taro in una settimana. Non avere mai tempo. Non avevi mai tempo, cioè l'interagire con gli amici, il fatto magari di dire vado a farmi un aperitivo fuori, piuttosto che proprio la vita quotidiana non era quella, cioè tu conoscevi aeroporti, conoscevi strade, conoscevi alberghi e se avevi la fortuna la festa della terza tappa. Questo, diciamo, però accomuna un po' ai professionisti, no? Nel senso, alla fine il professionista diventa la sua quotidianità. Sì. Perché è quello che, diciamo, fa un trasfertista alla fine, perché sei una trasfertista. Adesso che viaggi, quindi meno, diciamo, non sei più una professionista, o comunque non sei sulle varie piste, rimane comunque la Verusca navigatrice. Nel senso, nella tua vita, la tua precisione, la più temuta, immagino quello, no? Mi chiamavano il generale, è vero. Appunto, immaginavo quello, cioè la navigatrice è intrinseca dentro di te, o se n'è andata via, non sei più precisa, non sei lì ad annotare. No, non va via mai. Cioè, voi non lo vedete, chiedo scusa, c'è mio marito seduto sul divano facendo... Certe cose rimangono. Non va via mai. Quella, tra l'altro sta mangiando anche le patatine a tradimento. Quella non va via mai, cioè il fatto di
cercare sempre la precisione, il fatto di pianificare tutto, il fatto comunque di tenere tutto sotto controllo in macchina, rompere le scatole per come il marito mette le mani sul volante, perché non cambia un tot regime, parlare con i meccanici, cioè meccanico è roba mia, quando lui porta la macchina al meccanico, il meccanico deve dirgli la Veru ha detto che, perché sennò il meccanico le mani sulla macchina non le mette. Giusto. E senti, allora un'altra curiosità, visto che la precisione Che della ci siamo. navigatrice, no? Quando organizzate un viaggio con tuo marito, lui è succube del viaggio perché realizzi, cioè tu metti le prove speciali, quelli che sarebbero i punti di riferimento, no? Cioè lui viene informato di qualcosa prima del viaggio? Cioè le tappe, quindi mi immagino che tu farai le tappe, no? Che saranno il museo, no? Qualcosa da vedere, per te saranno le prove speciali da raggiungere col trasferimento. Vi dico solo questo, quando siamo andati in viaggio in nozze siamo andati in crociera e abbiamo passato le coste della Spagna, eravamo sul ponte e gli dicevo vedi quella collina lì, c'è una prova speciale. È una malattia per tutti. Anche perché a parte gli scherzi, la grande amicizia che ci lega appunto in gara è veramente terribile e temuta. Poi insomma quando c'è da far casino finita la gara ci sta Verusca, voglia. Giusto? Si può dire, sì. Sì, Beh. bisogna, è Ecco. assolutamente obbligatorio fare casino. Anzi, quando io non correvo ancora, c'erano le prime riunioni di Rally Link alle gare dove qualcuno correva, qualcuno andava a vedere, e insomma era normale che poi c'era la cena di fine gara e si faceva un po' di baldoria tutti La insieme. famosa terza tappa, Esatto. quella che dicevo prima, no? La famosa terza tappa, se non avevi altri impegni di altre gare nella settimana successiva ti buttavi nella terza tappa e lì succedevano cose che non si possono raccontare. Ecco, no, non tutte almeno, via. Oh, a proposito, qualcuno non lo sa, tu hai parlato di star fuori 300 giorni l'anno per fare questo tipo di mestiere. Le gare erano più lunghe, quindi ricognizioni più lunghe, le gare duravano di più, ma poi c'erano i test, trasferimenti vari, quindi ecco, qualcuno non lo sa, ma il professionismo in quest'ambito è una roba che è totalizzante, no? Assolutamente sì, perché comunque tu dovevi, oltre che pianificarti le gare, prenotarti gli alberghi, e quando parliamo comunque di campionati importanti dovevi anticiparti un sacco, perché chiaramente la mole di gente che si spostava era veramente comunque tanta, ok? E poi chiaramente c'era tutto il lato vettura e test, quindi assetti, prova assetti, gomme, vai, fai le ricognizioni duravano a volte anche una settimana, e una settimana con passaggi liberi, con grande terrore da parte della popolazione perché eravamo dei pazzi. Ecco, in questo è migliorato il rally Sì. oggi, nel senso che comunque c'è molta più sicurezza. Sì, beh, erano anche in questo tempi diversi, no? Ricognizioni libere, ora orari, passaggi. Giorno, notte, ragazzi, io sul quaderno del ciocco ho segnato 47 passaggi sull'orecchiella, Certo, non scherzo. che erano forse una ventina di chilometri di prova. 17, 18. Qualcosa del genere, vero? Le prove notturna, ora in Di notte anche. meglio mi sento, di notte, ma coi muletti, ragazzi, coi muletti. Auto E- praticamente da gara, no? Erano. Sì, erano praticamente auto da gara, gli mancava solo il roll bar, qualche volta. Qualche volta c'erano anche. Qualche volta. Con tanto di pregare appresso, cioè nel senso avevi anche i meccanici durante le ricognizioni per sistemarti i muletti. Roba da vecchi, su, ormai diciamo Vabbè, roba da vecchi. sì, proprio robe assurde che adesso chiaramente non, fortunatamente da un lato Sì, per la sicurezza fortunatamente, sì. sì, perché era veramente folle, credo che gli abitanti dei posti avessero dei capelli Facevano dritti. bene. Senti, Sì. abbiamo parlato di test, c'è una tua caratteristica, un momento durante il test che tu capisci se l'auto è a posto di assetto oppure no, in un modo un po' particolare. Possiamo dirlo o non possiamo dirlo? Quando mi scappa la pipì. Che è detta così, però... No, è vero, però detta così sembra una roba terrificante. Però io in gara tenevo, e anche durante i test, chiaramente per non interrompere, no, il lavoro, cercavo di bere molto poco, e quindi, cioè, ragazzi miei,
Se io provavo una macchina e dopo 2 passaggi mi scappava la pipì, l'assetto non andava bene. Hai capito? No, È una era questione regolare di questa liquidi cosa. proprio. Sì. No, Federico l'ha provata di persona, cioè era proprio così. Era proprio così. Se la regolazione che avevano fatto dopo un paio di giri mi scappava la pipì, no, buono. Quando dici senti col corpo la macchina. Esatto. Perché col corpo col culo in Col teoria. culo. Sì, E considerando che la zona più o meno è quella, Siamo lì. Però sì, avevo questa particolarità ed è sempre stata una cosa. questa così te l'ho buttata là al volo. Così, A tradimento. Sì. Però sì, è così. L'auto migliore e l'auto peggiore sulle quali hai corso? L'auto migliore a livello di figaggine, la Ford Focus VRC. Caspita. Anche se la Subaru VRC, quando ho fatto il Legend con quella di Vance, era tanta roba. Però effettivamente i primi sistemi di partenza, le robe, cioè sul Focus VRC Faceva un altro effetto. sì, perché dovevi veramente prendere fiato prima di partire perché ti si anneviava tutto. Si sparava. Sì. Si sparava via. Sì, per il tempo sì, insomma, ci abbassava tutto proprio lì. Sparatini, spuzzata via come. Quindi credo quelle 2. Ok, le migliori. Anche l'Evo 9 se la gioca bene. Un podio, abbiamo fatto un podio. Ok, abbiamo fatto un po'. Bene, Sì. delle peggiori invece? O quella che ti ha emozionato meno? Non c'è. Che ti ha dato più problemi. Che mi ha dato più problemi, se mi dice a livello meccanico, è stata, ahimè, come dicevo prima, la Clio al Catalunya, che eravamo sempre dietro a aggiustarla, ma perché la gara era tosta di suo, perché la macchina fosse fatta male, ci mancherebbe altro. Però un'auto peggiore io non ce l'ho, devo dire la verità, perché ogni macchina mi ha regalato qualcosa, come ogni pilota mi ha regalato e mi insegna qualcosa. E allora, Quindi non posso dire che ce n'era una quindi peggiore. dalla 500 alla VRC ci Sono piacciono. tutte belle, mi hanno dato tutte delle grandi emozioni e tutte esperienze estremamente diverse. Jaguar nel frattempo è sceso. Scusate. Allora Verusca, grazie mille, dopo tutti questi discorsi da vecchi al bar che si rincontrano. Mangia rosso la partita di carte, sì. Grazie ancora, grazie di tutto. Grazie a Un voi. grande abbraccio, È stato un onore ragazzi, grazie. un piacere per noi. A presto. Grande, a presto. Grazie, ciao ciao.